potrei effettivamente essere sbagliato, Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati o benvenuti su 98 megapixel. Ebbene sì, a quanto pare, per quanto riguarda la carica, scarica e gestione delle pile, non ho detto proprio tutto giusto. E oggi andiamo a risolvere un po' di problemini, o meglio a puntualizzare errori da inesperienza che prima avevo. Detto questo, via con la sigla! Se già non l'hai fatto, prima di iniziare col video, io ti invito come al solito a iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare. Qua sotto in descrizione ti ricordo che c'è il link per il mio profilo Instagram, mi trovi come 98 megapixel, e per il gruppo Telegram, sempre ufficiale 98 megapixel. Sei assolutamente invitato ad entrare, anche perché proprio grazie a questo gruppo ho avuto modo di approfondire la gestione delle pile e di migliorarmi con le info che ti dirò in questo video. Qualche mese fa avevo fatto un video dedicato proprio a questo caricatore e alla gestione delle batterie per le Mini 4VD, per quanto riguarda carica, scarica e cicli. Le informazioni che avevo utilizzato al tempo erano quelle che un po' giravano e che in generale io avevo utilizzato fino a quel momento. Che ok, vanno bene per l'amor del cielo, però non sono propriamente ottimali per la gestione delle pile. Nel video di oggi trattiamo due macro argomenti. Il primo, a quanto effettivamente caricare e scaricare le nostre batterie. Con un metodo semplicissimo capiamo qual è il valore giusto. Seconda parte del video dedicata alla gestione delle pile nel mese che precede la gara. Quindi, iniziamo subito. Queste sono le nostre pile. Possono essere le Enelope, oppure ultimamente sono arrivate anche in Italia e stanno venendo molto utilizzate le NeoChamp, originali della Tamiya, molto comode, vengono vedute in pacchettino da 2 ad un prezzo intorno agli 11 euro circa. Cosa hanno di particolare? Che sono più leggere rispetto alle Enelope, sono anche più piccole a livello di milliampere, ma vanno benissimo per la tipologia di gare delle Mini 4VD e soprattutto vengono già vendute accoppiate. Di conseguenza non avremo bisogno di accoppiarle come invece facciamo con le Enelope. Cosa si intende per accoppiarle? Avvicinare e utilizzare insieme due batterie con valori simili. Ora, per quanto riguarda le Enelope, ne esistono due modelli. Il modello vecchio da 1900, lo leggete qua dove c'è il più e il meno per intenderci, e il modello nuovo da 2000. Di conseguenza, per quanto riguarda la carica, a quanto va fatta? A 1900 e 2000 mAh. Qualsiasi carica fatta a un miliamperaggio più basso porta nel tempo le batterie ad addormentarsi letteralmente. Per quanto invece riguarda le NeoChamp sono da 950 mAh. Di conseguenza, mi scrivete qua sotto nei commenti più o meno a che miliamperaggio vanno caricate secondo voi, seguendo questo ragionamento? Voglio in sostanza capire se sono stato abbastanza chiaro. Passiamo ora alla seconda parte del video, ovvero alla gestione delle pile. Un oggetto che mi sono reso conto essere praticamente fondamentale, oltre al caricatore abbastanza decente e buono che vi permette di gestire i parametri, è la basetta equalizzatrice. Che cos'è una basetta equalizzatrice? È abbastanza difficile da trovare, però di solito nei negozi di modellismo ce l'hanno, ed è una basetta, quindi permette di inserire al suo interno le batterie a vari slot. Ogni singolo slot ha il compito di scaricare la nostra batteria. Ora voi mi direte, ma scusami, il caricatore ha già la funzione discharge, di conseguenza scarica. A cosa ci serve avere una basetta che le scarica a sua volta? La basetta equalizzatrice ci permette di portare le batterie a scarica completa, mantenendo però la tensione minima, ovvero la funzione hold. In questo modo la nostra batteria verrà prosciugata di tutta l'energia ed eviteremo di lasciarci al suo interno dell'energia residua, anche in minima parte, che nel tempo ci porta a formare dei cristalli all'interno della batteria. Questi cristalli rovinano la batteria e gli impediscono di erogare energia. Di conseguenza la nostra batteria renderà sempre di meno fino a che dovremo poi buttarla. Per risolvere bisogna utilizzare un decristallizzatore, gli dà dei forti impulsi di corrente spaccando appunto questi cristalli, ma i decristallizzatori sono molto difficili da trovare, di conseguenza è meglio prevenire piuttosto che curare in sostanza. Di conseguenza, come dobbiamo gestire le nostre batterie per prepararci al meglio a una gara? Vediamo un po' qual è il mio metodo che mi sono studiato in quest'estate. Partiamo da un presupposto, partiamo dal fatto che abbiamo delle pile già che abbiamo ciclato. Se così non fosse, mi raccomando, fateli fare tanti cicli di carica e scarica, caricandole al loro amperaggio corretto, quindi batterie da 2000 a 2000 mAh, da 1900 a 1900 e via così, e scaricandole a 3 A. Se il vostro caricatore non ci arriva, tipo l'NC 2500 Pro, scaricatele all'amperaggio massimo che potete. Fateli fare tanti cicli, che si traduce in 2? No, tanti cicli sono una decina, 15, finché in sostanza non vedete
che la resistenza interna delle vostre pile è calata. Bene, mettiamo al punto che voi avete appena finito la vostra gara e quindi siete più o meno nella mia situazione, ovvero che la gara è finita domenica e oggi è mercoledì. Cosa facciamo? Durante la gara le nostre pile le avremo caricate, scaricate, caricate e ricaricate per dargli più potenza, insomma le avremo un po' stressate, ok? Di conseguenza gli regaliamo 2 belle settimane di vacanza. In queste 2 settimane le nostre pile saranno mezze cariche, mezze scariche, le lasciamo riposare. Perché? Perché noi le abbiamo lavorate anche durante la gara, le abbiamo stressate, si devono un po' stabilizzare. Chiaro, se non avete 2 settimane riducete i tempi, però almeno qualche giorno di riposo dateglielo alle pile, perché è importante per permettergli di stabilizzarsi. Passate 2 settimane, quindi esattamente 2 domeniche dopo, prendiamo le nostre pile e le mettiamo all'interno della nostra basetta equalizzatrice. Come potete vedere, quando noi le inseriamo all'interno della nostra basetta, si accenderà un LED. Questo LED indica che la nostra basetta le sta scaricando. Facciamolo arrivare allo spegnimento. In questo modo, mi ripeto, le svuoteremo da ogni energia residua. Una volta scariche, gli facciamo fare un ciclo di carica e scarica col nostro caricatore. In questo modo le aiuteremo a risvegliarsi un po'. Infine, gli facciamo un'ultima carica e le mettiamo via. Di conseguenza metteremo via le nostre pile cariche. A quanto le carichiamo? Sempre agli amperaggio che vi ho detto prima, quindi le 2000, 2000 e via dicendo. Non mi vorrei ripetere tutte le volte, ma vorrei che fosse ben chiaro. Ora, metti caso che la gara sia di domenica, come di solito è. Il venerdì, prima della gara, dobbiamo preparare le nostre pile. Di conseguenza le prendiamo, saranno cariche dalle 2 settimane prima, le mettiamo nel nostro caricatore e li facciamo fare 2-3 cicli, giusto per riattivarle per bene. Solitamente se partirai alla mattina arriveremo alla sera che le nostre pile sono pronte. A questo punto, prima di andare a dormire, prendiamo le pile e le mettiamo nell'equalizzatore. Circa un'oretta, un'oretta e mezza i LED si spegneranno, di conseguenza le nostre pile saranno state equalizzate e a questo punto le lasciamo riposare tutta la notte. Sempre perché? Perché si deve stabilizzare. Le lasciamo riposare fino al sabato pomeriggio. Il sabato pomeriggio le prendiamo e le ricarichiamo. Sempre a che amperaggio? Sempre la solita procedura, quindi leggiamo sulla pila che valore c'è e lo inseriamo nel caricatore. Il sabato sera facciamo la nostra valigetta con tutti i pezzi delle Mini 4VD, tutte le batterie e tutto quanto. Mi raccomando, non dimenticatevele, se no è un problema. Arrivati in gara, mentre facciamo la prima prova della pista per capire un po' come si comporta la macchina, prendiamo le nostre pile già cariche e le inseriamo all'interno del nostro caricatore e gli diamo una seconda carica. Facciamo in sostanza un repick, quindi le riportiamo su. Perché facciamo così? Perché così le batterie avranno la massima potenza e quindi quando faremo la seconda prova avremo delle batterie veramente pronte che spingeranno al massimo della loro possibilità. Perché questo ragionamento? Perché quando siamo in pista è meglio avere una base solida di potenza che sia costante e giocarcela con motore che spinge di più, che spinge di meno, rapporto che reagisce meglio in curva piuttosto che nel rettilineo e tutte le altre componentistiche della macchina, piuttosto che avere pile che magari dobbiamo spingere al massimo perché non rendono. Arriviamo a fare metà pista e si scaricano totalmente. Senza pile la macchina non si muove. Con un motore più potente la macchina invece si può muovere di meno. Capite il gioco? Avere una base di energia solida ci permette di giocare su tutto il resto, avendo molte più possibilità. Detto questo, quindi, io spero che questo video aggiornamento vi sia stato utile. Se è così, ricordati di lasciare un bel like, un commento, condividere il video con tutti i tuoi amici. Se hai domande, chiaramente puoi farmele sempre qua sotto nei commenti, sarò felicissimo di risponderti. Detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 18. Ciao!